tutto è cominciato un giorno in cui Romano Ortioli mi telefona e dice: io ho preso un terreno a Campogalliano dove voglio fare la nuova fabbrica della Bugatti. Io di questa questione Bugatti non sapevo niente e sono rimasto sorpreso, insomma. Ci siamo incontrati, avevamo avuto un'esperienza insieme precedente perché ero intervenuto su quella sede che è diventata della Subaru Ala di Trento e aveva apprezzato la rapidità in cui il mio intervento era avvenuto, insomma, quindi mi ha dato fiducia, credo una fiducia anche importante, insomma. Così abbiamo cominciato a concepire le prime idee sulla fabbrica. Il primo edificio costruito fu quello per sviluppare il motore perché ci volevano queste sale pro, il motore era in una fase avanzata di costruzione e lì abbiamo cominciato, poi sono seguiti tutti gli altri. Della fabbrica, che cosa si può dire? Che è nata soprattutto seguendo degli aspetti funzionali, perché di rapidità nella costruzione, di un certo impatto visivo che diciamo naturalmente in tutte le cose è utile, in un certo senso per cambiare l'idea della fabbrica che era un luogo buio e pieno di ombre e diventasse una cosa luminosa. E da lì, per esempio per la fabbrica, è venuta l'idea di girare gli shed che girassero anche lateralmente, quindi quando uno entra dentro rimane un po' sorpreso di vedersi fuori praticamente pur protetto. La cosa da quel punto di vista ha proceduto senza nessun intoppo, ritardo, siamo stati rapidi. Io praticamente ero tornato a fare la professione in un modo antico, che era quello di essere sul cantiere tutto il giorno e di decidere strada facendo quello che c'era da realizzare. E così siamo andati avanti. Poi cominciano ad arrivare le prime soluzioni della carrozzeria. Romano non è affascinato, per così dire, dalla prima soluzione che Gandini propose, c'erano degli altri progetti di Bertone e comunque si decide di andare avanti ancora con Gandini per fare una seconda soluzione. Io a quell'epoca lo sconsigliai, gli dissi: guarda che Gandini ha dei segni molto forti che sono un po' in contraddizione con quello che vuoi ottenere, che si vuole ottenere, perché il segno di Gandini, da come ho visto che si è evoluto, si avvicinerà sempre a una Lamborghini, secondo il mio punto di vista. E lui decise di andare avanti, c'erano anche delle ragioni, è chiaro, di rapporti, Stanzani era molto pro Gandini, eccetera. Comunque arriva il secondo prototipo, il secondo modello, e insomma lui dice: la macchina non mi piace, io non voglio andare sul mercato con questa cosa. E allora mi dice: ma senti, prova a vedere se hai qualche idea per sistemare, per fare qualche cosa, per modificarla, perché io non voglio togliere niente a Gandini, nel senso che la struttura dell'automobile è quella che ha fatto lui. Io ho solo modificato tutto il frontale, ho modificato alcune cose, ho fatto tutti gli interni, ho seguito tutti gli interni e poi il risultato è quello che voi vedete, insomma quello che si vede in questo qui. C'è stata una cosa molto controversa che era la calandra, che tutti volevano la calandra Bugatti. Io francamente ci avevo girato intorno ma non sapevo come fare a inserire questa calandra molto visibile. L'ho proprio minimizzata e inserita lì, è stata criticata, però non c'era più il tempo per tornare indietro, quindi il mio è stato un colpo di mano, no? Perché ho detto: adesso ve la prendete così, perché il 14 settembre è alle porte, quindi non c'è modo di cambiare. Comunque poi alla fine la cosa è stata accettata. La macchina, devo dire, nel suo insieme era dal mio punto di vista un po' contraddittoria, perché volere una macchina sportiva che allo stesso tempo fosse anche all'interno ricca, che desse l'impressione di lusso, era un po', diciamo, una contraddizione. Però io era lui, diciamo, che doveva
varare e dare il benestare a questa cosa. Ho fatto il mio lavoro, ho lavorato con la poltrona FAO, ho cercato di recuperare degli elementi stilistici di Bugatti. Anche per me era una forzatura, perché io nel mio lavoro, anche come designer, sono assolutamente molto per le linee molto pulite, molto semplici, eccetera. Però mi adatto, anche perché penso che il lavoro dell'architetto sia quello di non... è un lavoro professionale, insomma, tu devi sentire quello che il tuo cliente vuole, e anche se non è nella tua natura cerchi di assecondarlo, poi limitando il danno, per così dire. E quindi esce la 110, ha un buon risultato, insomma, perché le prestazioni poi saltano fuori subito, quindi si capisce, tutti sono entusiasti, e si capisce che la macchina è una macchina che ha creato un salto di qualità sulle prestazioni, ma su tutto, insomma, la tecnologia, la complessità che si è saputa gestire, perché poi alla fine tutti quelli che hanno preso questa macchina sono soddisfatti, adesso lo si vede, è stato un grande progetto, un grande lavoro. Però quest'ansia di far sentire la propria presenza sul mercato, che nasce soprattutto dalla crisi che in quel momento, quando finalmente la macchina è pronta, esce e viene presentata, quel settore lì è in discesa, in caduta libera. Le F40 vendute a un miliardo di lire, poi alla fine, insomma, si trovavano con un terzo di quello che era il valore speso per quegli acquisti. E soprattutto le Ferrari, che venivano acquistate virtualmente, perché in realtà c'erano tanti solo prenotazioni, che poi quando la Ferrari cominciò a produrre seguendo le prenotazioni, tanta gente rinunciò perché non aveva i soldi per pagare la parte finale dell'automobile, e quindi questo ha innescato, insieme ad altre cose, una crisi. Quindi voglio dire che anche noi, la Bugatti, ha dovuto cambiare completamente quella che era la filosofia iniziale, che era: vendiamo le macchine da Campogalliano, ripetiamo quello che in un certo senso aveva fatto ai suoi tempi Ettore Bugatti, di vendere le macchine dedicate una per una al singolo cliente che viene lì. Quindi una volta che, diciamo, oggettivamente c'è una certa sicurezza, io non devo far sì che la macchina possa andare sul mercato direttamente in America o in Inghilterra, ognuno se la prende qui, se la porta, e quindi non c'era la distribuzione, non c'era la necessità, quindi la distribuzione ha i costi, non c'erano i tempi, quindi insomma l'ansia di fare qualche cosa di nuovo. Allora, e questo mi diede la scusa per fare la Supersport, che fu fatta in pochi mesi, da presentare al Salone di Ginevra, e semplificando, cioè avvicinandola di più un po' a quello che era la mia sensibilità, anche la mia passione per le corse. Quindi tiro via i sedili Frau, anche se gli interni poi li fece la Frau, ma semplifico tutto, tiro via del peso, metto un volante diverso, facciamo le ruote diverse, tiriamo via questi voletti che si aprivano, facciamo questi buchi, poi l'alettone diventa fisso, insomma un'altra automobile, gli si dà un po' più di potenza, quindi si presenta, ci mettiamo un bel numero 1, che vuol dire tanto, come se noi avessimo questa propensione per le corse, quando invece Artioli diceva: no, io le corse non ne voglio parlare, perché ci si rimettono solo dei soldi. Però il fatto di aver creato questa numero 1, di aver fatto questo prototipo, ha stimolato anche l'interesse di quelli che vedevano, in base alle caratteristiche, in base alle prestazioni, eccetera, vedevano effettivamente un futuro per questa macchina, e quindi ha cominciato a avvicinarsi Tizio e Caio e uno e l'altro. In quel momento c'era il campionato GT, che era appannaggio dell'F40, e si era affacciato Martino Finotto, un imprenditore nel settore dei farmaceutici, che aveva grandissime disponibilità. Con Carlo Facetti ha fatto questa macchina sport con motore turbo, sono andati in America a correre con le IMSA e con le Porsche, e a un certo punto era uno che viaggiava in elicottero, ma non l'elicotterino
aveva una Gusta 8 posti, non lo so. Vabbè, insomma, si è affacciato, era venuto lì con Carlo Faccetti per vedere se era possibile fare qualche cosa con sta Bugatti Supersport. Credo che sia stato Carlo Faccetti a sconsigliarlo, perché vedeva una macchina troppo complicata per le corse, no? Perché probabilmente una macchina che aveva bisogno per correre seriamente anche di un certo sviluppo, anche se potenzialmente la macchina c'era, insomma, però un certo sviluppo, forse bisognava togliere la trazione anteriore, lasciare solo la trazione posteriore, insomma, per tante ragioni, ecco, perché la macchina da corsa ha delle necessità che non sono quelle di una macchina che si usa quotidianamente. La gente che compra queste macchine vuole comprare un sogno, e lì il sogno c'è. Una persona che spende una cifra importante, che può dire che la macchina ha 4 turbo invece dei 2, che può dire che ha 4 ruote motrici, che può dire che ha il telaio di carbonio, di tutte queste macchine e di tutti quelli che bazzicano qui, solo il 10% è capace di usarle, di sfruttarle. Quindi Materazzi aveva ragione da un certo punto di vista se lo vedeva in funzione delle corse, quindi per fare correre quella macchina bisognava togliere delle cose, semplificare probabilmente, ma non aveva assolutamente ragione dal punto di vista del marketing. Ha segnato una tappa nel mondo delle automobili sportive, secondo me, perché ha dato un riferimento che tutte le marche italiane non avevano. L'unica forse era McLaren, quando è uscita con la macchina che ha fatto Peter Stevens, col motore BMW, però anche lì c'era meno appeal, a parte che avevano fatto sta macchina a 3 posti dal posto centrale, insomma, che sono quelle cose che, diciamo, tradizionalisti, come, non so come dire, la macchina è un po' come l'armatura di un tempo per un cavaliere, no? Quindi non puoi, è difficile cambiare i riferimenti, secondo me, no? Per cui la macchina aveva un grande valore, insomma. Soprattutto la Supersport, ma anche la B110. E si è visto perché le prenotazioni arrivavano, poi una serie di ragioni che bisognerebbe scrivere un libro su quello che è avvenuto e quali sono state le ragioni di questa chiusura inaspettata. Insomma. Però devo dire che per lui, ma anche per me, è stata un'esperienza straordinaria, confermata poi dall'esperienza Lotus, perché in realtà, cioè, quando Artioli comprò la Lotus e mi chiese ma qui che cosa facciamo, cosa ci mettiamo a fare adesso di automobili? Qui c'era una Elan con motore Isuzu, sulla testata è scritto Isuzu, e la prima cosa, da buon venditore, per così dire, dice ma non si può mettere una Lotus con un motore Isuzu, dai, cambia almeno il coperchio delle punterie, insomma, a parte che era una macchina sbagliata, perché era una macchina fatta in plastica, però ideata da chi voleva fare una macchina in lamiera, quindi tanti pezzi, e la plastica invece fa la sintesi, perché è l'unico modo per difendersi nei confronti di produzione, no? Io mi permisi di dire, torniamo alle origini. Qual è il DNA di questa marca? Qual è il valore di questa marca? È la leggerezza. Quindi questi sono andati avanti a appesantire, a fare un esprit, aggiungi qui, che il progetto iniziale di Giugiaro era bellissimo. Cioè, c'è una fotografia dall'alto dell'esprit, la prima esprit, che è questo disegno fatto di linee proprio perfettamente rettilinee, che è eccezionale. E quindi da lì si fecero un po' una specie di concorso, chiamando vari designer e stilisti, da Fioravanti a Peter Stevens, Tom Ciarda, poi partì la Lotus a fare quello che ha fatto. È la cosa che la più grande soddisfazione che ho io da un certo punto di vista, è che qualche mese fa c'era uno di questi riviste inglesi che titolava, siccome sono i 25 anni la macchina che ha salvato la Lotus dal fallimento. Io poi con le automobili avevo solo la passione, non avevo nessuna, ma la passione è capire qual è il senso del prodotto che potrebbe interessare l'appassionato. Credo che sia il primo punto per fare un prodotto che trova un riscontro, insomma.
poi, diciamo, sono rimasto un po' nel campo motoristico perché ho fatto gli stabilimenti dell'Aprilia e quindi con Ivano Beggio, che è anche un personaggio straordinario, anche lui un uomo di prodotto, ma e poi con una passione per la competizione, invece lui al contrario, lui ha inventato tutti i piloti italiani e non, no, in moto, ha riportato l'Italia a vincere dei campionati dopo l'MV Augusta, quindi dopo la Guzzi, eccetera. Quindi è stato un periodo bello.